È sotto gli occhi di tutti che il commercio elettronico attualmente rappresenta un'importantissima opportunità sia per i consumatori sia per le imprese e infatti da questo punto di vista non è assolutamente un caso che il commercio elettronico attualmente sia il canale commerciale con il più alto tasso di crescita. Se questo è vero, è tuttavia altrettanto vero che per cogliere appieno le opportunità che il commercio elettronico offre e più in generale per operare nell'ambito del commercio elettronico è assolutamente necessario conoscere le regole del commercio elettronico, quindi è necessario conoscere la regolamentazione in materia di commercio online. Questa regolamentazione è una regolamentazione complessa perché riguarda diversi aspetti che riguardano per esempio la transazione, quindi la disciplina della transazione online, e in questo senso ci sono tutta una serie di problematiche legate al tipo di soggetti che effettuano la transazione, al luogo in cui questi soggetti si collocano, quindi se si collocano nell'ambito dello stesso Stato o di uno Stato o di Stati diversi, se questi Stati sono all'interno dell'Unione Europea o fuori dall'Unione Europea. Ci sono poi tutta una serie di aspetti normativi che riguardano per esempio la sicurezza della transazione, la sicurezza dei pagamenti online, la sicurezza dei dati riservati che sono necessari per realizzare la transazione e così via. Ci sono tutta una serie di aspetti legati a particolari caratteristiche che devono avere i prodotti commercializzati e quindi ad esempio adeguati standard di tutela, assicurare adeguati standard di tutela di alcuni tipi di prodotti. Quindi questa regolamentazione è una regolamentazione complessa perché riguarda aspetti differenti che a seconda dei casi possono rilevare tutti o solo in parte, ma che comunque devono essere conosciuti. L'altro importante elemento di complessità che va tenuto in considerazione è il fatto che questa normativa è una normativa che cambia anche abbastanza rapidamente e quindi da questo punto di vista è assolutamente fondamentale tenere sotto controllo, conoscere le tendenze normative in materia di commercio elettronico. Per avere questo tipo di conoscenza è necessario avere gli strumenti che ci aiutano a capire dove reperire le informazioni che ci servono per capire quali sono le tendenze normative in materia di commercio elettronico e come interpretare queste informazioni. Da questo punto di vista, in ambito euro-unitario, normativa, le tendenze normative che dobbiamo tenere in considerazione sono sicuramente quelle espresse dalle istituzioni dell'Unione Europea e quindi bisognerà capire dove reperire queste informazioni e tenerle sotto controllo. Da questo punto di vista dobbiamo sapere che le istituzioni dell'Unione Europea operano a livello di programmi politici che esprimono dei principi e poi operano a livello normativo, quindi bisognerà tenere in considerazione di volta in volta quali sono i provvedimenti normativi di hard law così come di soft law che le istituzioni euro-unitarie esprimono. E da questo punto di vista, ad esempio, per fare qualche esempio, possiamo citare il regolamento sulla tutela della privacy che è recentemente stato emanato e che innova e modifica la disciplina precedente in questo stesso ambito, così come possiamo citare ad esempio tutta la normativa, anche questa di recente introduzione, che riguarda l'aspetto fiscale del commercio online in ambito euro-unitario. L'altro elemento, l'altro aspetto che va tenuto in considerazione è
è sicuramente quello legato alle tendenze, diciamo, interpretative che vengono espresse dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e quindi da questo punto di vista si dovrà tenere in considerazione non solo il trend politico e normativo, ma anche il trend interpretativo, cioè quali sono gli orientamenti principali della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di commercio elettronico.